Quanto ci si può avvicinare ai suoni più amati del rock senza cambiare mai chitarra, effetti o amplificatore? Io sono Pietro di Accordo.it e in questo video ho voluto affrontare alcuni suoni classici diversissimi tra loro, con una sfida. Non tentare di copiarli con la strumentazione di volta in volta più accurata, ma cercare di avvicinarmici quel tanto che basta per risultare credibile utilizzando un unico setup per tutto. Negli esempi potrete ascoltare il risultato confrontato con le tracce isolate originali dei dischi. Trovate sul web, insomma non sempre ottimali, ci siamo capiti. Per questo esperimento abbiamo scelto di utilizzare una Gretsch Jet G5220, un vero coltellino svizzero per l'ambito rock. Abbiamo utilizzato un amplificatore artigianale Gwyneth in stile British per un pulito di base e gli abbiamo collegato un overdrive Formula B Superplexi per modellare tutti i suoni. Tutto entra nella scheda audio con un 2-Notes Torpedo Captor. E infine casse e microfoni sono virtuali, selezionati con il software del torpedo, Wall of Sound. La sola variabile obbligata è data dal cabinet, comunque sempre una 4x12, dalla microfonazione e da un passaggio di EQ finale, cioè quei filtri a valle del rig che in un disco connotano inevitabilmente un suono di chitarra per farlo sedere al meglio nel mix. A casa è possibile replicare quei passaggi con qualsiasi computer, dal vivo è un po' più laborioso. Basta chiacchierare e andiamo al primo suono, Malcolm Young all'epoca di Bon Scott. La chitarra ritmica degli AC/DC è caratterizzata da una violenza enorme, ma gran parte della cattiveria viene dalle mani. Per questo abbiamo posizionato a 3/4 il gain sul Superplexi e aperto per bene i toni. La cassa virtuale è ripresa con un microfono a nastro, a una certa distanza, e l'EQ tende a scavare leggermente i medi, con una punta sulle frequenze più alte, pochissimi bassi. Stesso chitarrista, periodo diverso, Malcolm Young con Brian Johnson. Il suono cambia tantissimo. Abbiamo chiuso i toni sul Superplexi, portato il gain al massimo e azionato anche il booster a monte per dare più spinta. Il microfono qui è a condensatore, ripreso più da vicino per bassi più rotondi. Equalizzazione più calda ma con una V più pronunciata. Come potete immaginare stiamo violando una quintalata di copyright con questo video e ammettendo che YouTube non lo rimuova è improbabile che permetta di monetizzarci. Quindi se state apprezzando questo esperimento e se in generale vi piacciono i contenuti di Accordo potete aiutarci a farne altri e di migliori visitando l'articolo e contribuendo con una piccola donazione. Ma andiamo avanti, Randy Rhoads in Crazy Train. Qui finiamo nella distorsione vera e propria. Proviamo a starci indietro con gain al massimo, toni aperti e boost a spingere ancora di più, sempre impostato a monte dell'overdrive. La V dell'EQ diventa estrema. Microfonare con un dinamico, il classico 57, aiuta ad avere un suono più tagliente. Torniamo in ambiti più contenuti con Jimmy Page. Nel suono degli Zeppelin il fuzz ha un ruolo centrale, ma un gain moderato e un tono leggermente aperto faranno il lavoro. Microfono a condensatore, EQ morbida appena arretrata sui medi e con una punta intorno ai 2K per far uscire un po' di naso. Cambiamo stile con Ritchie Blackmore. Qui si fa dura perché anche la chitarra cambia in modo sostanziale. Noi restiamo fedeli alla Gretsch e tiriamo su il gain del Superplexi, toni appena più chiusi. Ancora microfono a condensatore, ma allontanato per un timbro più tagliente. Tanti bassi per più rombo. Non può mancare
mancare Slash, e se la strumentazione potrebbe sembrare ideale, il risultato non è affatto scontato. Il gain a disposizione non basta neanche con il boost spinto a dovere. Bisogna lavorare pesantemente di equalizzazione per avere un suono aperto, aggressivo, con una forte V nella curva. Si sente la mancanza di un distorsore vero e proprio. Chiudiamo con un ultimo test, il roll-off del volume. Impostiamo un suono dal gain medio-alto abbastanza aperto per il reverendo Billy Gibbons. Microfono a condensatore, medi pronunciati, acuti abbastanza evidenti. È il suono che avete sentito anche in apertura. Questo è quanto. Quale suono ti ha colpito di più? Quale di meno? Faccelo sapere nei commenti. Puoi trovare gli approfondimenti del caso nell'articolo su Accordo. Lascia un mi piace se questo video ti è stato utile in qualche modo, iscriviti al canale e non dimenticare di attivare la campanella per restare sempre aggiornato. Ciao!